ego, friend or foe? Truth is one and eternal. Realize oneness with it in your deathless self within. The following commentary is based on the teachings of Paramahansa Yogananda. Jesus Christ begins the Beatitudes with these words: "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." To be poor in spirit in such a way as to merit the kingdom of heaven doesn't mean to be poor-spirited. Rather, it means to see oneself as owing nothing, since all belongs to God. For all is a manifestation of His consciousness. St. John of the Cross wrote, "If you would own everything, seek to own nothing." That which the ego relinquishes, offering it up to the soul consciousness, is reclaimed forever in cosmic consciousness. Nothing is ever lost. Paramahansa Yogananda tells us the story in the autobiography of a yogi of the levitating saint, Badauri Mahashaya. Master, said a disciple of his saint once ardently, "You are wonderful. You have renounced riches and comforts to seek God and teach us wisdom." It was well known that Badauri Mahashaya had forsaken great family wealth in his early childhood when single-mindedly he entered into the yogic path. "You are reversing the case," the saint's face held mild. "I have left a few partly rupees, a few petty pleasures for a cosmic empire of endless bliss. How then have I denied myself anything? I know the joy of sharing the treasure. Is that the sacrifice? The short-sighted worldly folk are verily real renunciates. They relinquish an unparalleled divine possessions for the poor handful of earthly toys." The Bhagavad Gita in the 3rd chapter states, "All things are everywhere by nature wrongth. In interaction of the qualities, the fool, cheated by self, thinks, 'This I did, and that I wrought.' But, oh, thou strong-armed prince, a better leasoned mind, knowing the play of visible things within the world of senses, and how the qualities must qualify, standeth aloof even from his acts." Thus, through Holy Scriptures, God has spoken to mankind. Buongiorno amici. This is the last chance we will have to be with most of you. It has been for us a very wonderful, very fulfilling trip. Molto appagante. And we want to thank each of you for the love, for the kindness, for your dedication to the spiritual path. E vogliamo ringraziare ognuno di voi per il vostro amore, la vostra gentilezza e la dedizione al sentiero spirituale. When we leave here on Wednesday on our way to India, quando partiremo da qui mercoledì diretti in India, we will leave part of our heart here at Assisi. Lasceremo qui in Assisi anche un pezzo del nostro cuore. Then next year we'll come back and get that and put it back in place. E il prossimo anno, quando torneremo, lo riprenderemo e lo rimetteremo al suo posto. In the meantime, there will be a little hole in our heart. Ma nel frattempo ci sarà un piccolo buco nel nostro cuore. So, it's a very interesting subject today. Is the ego our friend or our foe? L'argomento di oggi è molto interessante. L'ego è nostro amico o nemico? And the truth is that it's both.
E la verità è che è entrambe. First, let's understand what the ego is Per prima cosa cerchiamo di capire che cos'è l'ego and who we actually are. e chi siamo veramente noi. Master Paramahansa Yogananda defined the ego in this way. Il maestro Paramahansa Yogananda ha definito l'ego in questo modo. It is our soul, which is who we truly are, that has become identified with the body and personality, this body, this personality. È l'anima, cioè quello che noi veramente siamo, che si è identificata con il corpo e la personalità. Now you have had many thousands of lives in different bodies and different personalities. E tutti avete avuto migliaia, milioni di vite in diversi corpi, in diverse personalità. And each time you thought, this is who I am. E ogni volta avete pensato, questo è ciò che io sono. And then that body passed away, you went to the astral world, and you came back and you got a new body. E poi quel corpo è morto, voi siete andati nel mondo astrale e poi siete tornati con un altro corpo. And you thought, this is who I am. E di nuovo avete pensato, questo è ciò che io sono. And then that body died and so on. It went over and over and over again. E poi quel corpo è morto e così via. E questa cosa ha continuato e continuato. And now you're thinking, this is who I am. E adesso pensate, questo è ciò che io sono. Are you likely to be any more correct than you were the last 10,000 times? Ed è probabile che tu abbia più ragione delle ultime 10.000 volte? I don't think so. Non credo proprio. So that soul reincarnates again and again, but the soul is the essence of who you are. E quindi quell'anima si reincarna di volta in volta e quell'anima è l'essenza di ciò che tu sei. But when the soul is thinking that it's this that all its identity is this body and personality, that's the ego. Ma quando l'anima pensa di essere questo corpo, questa personalità, quello è l'ego. And Swami gave a charming definition for ego. E Swami ha dato una preziosa definizione dell'ego. He said it's our bundle of self-definitions. Ha detto che è un nostro fardello, il nostro mucchio di autodefinizioni. I'm a man, I'm an American, I'm old, I'm whatever those definitions are. That's what you think you are, that's the ego. Sono un uomo, sono americano, sono vecchio, qualunque cosa tu pensi di te, tutte queste definizioni sono il tuo ego. But this will pass away. Ma questo se ne andrà. And then you will think, I'm a baby, I'm an Italian, I'm a whatever. That bundle of definitions are. E allora tu poi penserai, sono un bambino, sono italiano, è tutto un altro mucchio di autodefinizioni. So, then we come to the question of whether the ego is helpful or not helpful. E quindi arriviamo al punto se l'ego è utile o non lo è. Well, it's helpful up to a point, and then we have to abandon it. È utile fino a un certo punto e poi dobbiamo abbandonarlo. Is your automobile helpful or not helpful? La tua automobile è utile o non è utile? If you're going shopping and doing a lot of errands, it's very helpful. Se stai andando a fare acquisti, devi andare in tanti negozi diversi, è molto utile. If you're trying to meditate, it's not so helpful. Se stai cercando di meditare, non è così utile. Think of the journey of your soul, Pensa al viaggio della tua anima, like climbing a mountain. come alla scalata di una montagna. Let's say that you want to climb Mount Vesuvius. Diciamo che vuoi arrampicarti sul Vesuvio. Your car is very helpful to get you to the base of that mountain. La tua macchina è molto utile per portarti alla base di quella montagna. But then there comes a time that you have to abandon that car. Ma poi arriva il momento in cui devi abbandonare quella macchina. Because it's a big chore to try to drag it up the mountain while you're climbing. Perché sarebbe molto faticoso cercare di trascinarla, di tirarla su per la montagna mentre ti stai arrampicando. So we have to leave it behind. E quindi la devi lasciartela alle spalle. And that time comes only
at the end of many, many, many incarnations. E quel momento arriva solo alla fine di molte, molte, molte incarnazioni. Master said we have to get to the point where we feel a kind of desperation to grow beyond this ego. Il maestro ha detto che dobbiamo arrivare al punto in cui ci sentiamo quasi disperati dal desiderio di andare oltre. And so let's assume that for all of us that time has come now. E quindi presupponiamo che per tutti noi quel momento sia già arrivato. We're ready to climb the mountain, we're ready to leave the ego behind. Siamo pronti a scalare la montagna, siamo pronti a lasciarci dietro l'ego. Well, that's where the analogy doesn't work so well. E qui l'analogia non funziona più tanto bene. Because we all understand that we can step out of the car and leave the car behind and go. Perché tutti comprendiamo che possiamo scendere dalla macchina, lasciarla indietro e continuare a camminare. But it's not so easy to step out of our self-identity. Ma non è così facile uscire dalla nostra autoidentità, dalla nostra identità. So up until now, the ego has been helpful, but now we have to leave it behind. Quindi finora l'ego è stato utile, ma adesso dobbiamo lasciarlo indietro. And how do we do that? E come lo facciamo? In the reading that we heard, there were two ways described. Nella lettura abbiamo sentito che ci sono due modi per farlo. One is that we say all of these things of this world are no good, I'm going to push them away. Un modo è di dire tutte le cose del mondo non vanno bene e quindi io ci rinuncio. But as long as we're still attached to them, it's hard to push them away. Ma finché siamo un po' attaccati a queste cose è difficile respingerle. You can say in your mind, oh, I know that my happiness does not depend on whether I'm wealthy or not. Ad esempio nella tua mente tu potresti dire io so che la mia felicità non dipende da quanto ricco sono. But then if someone comes up and says to you, oh, very good, give me your bank account. Ma poi se qualcuno viene da te e ti dice ah benissimo, allora dammi il tuo conto in banca. You're not so willing to have that non-attachment. Tu non sei così disposto ad avere quel distacco. But think of the example of Saint Francis. Ma pensa all'esempio di San Francesco. What were his vows of being a monk? Quali erano i suoi voti monastici? Poverty, chastity, and obedience. Povertà, castità, obbedienza. That works with the lower three chakras that keep us stuck in the ego. Questo funziona con i 3 chakra inferiori che ci mantengono bloccati nell'ego. So if owning things or having a sense that the possessions are what makes you happy, then it is helpful to say, I own nothing. I am married to Lady Poverty. Quindi se tu dai tanta importanza a quello che possiedi, se ti senti attaccato a ciò che possiedi, allora è giusto per te affermare con forza, io non possiedo niente, io sposo Madonna Povertà. And if you can really sincerely do that, that will free you. E se puoi farlo veramente e con sincerità, questo ti libererà. But generally our mind is wanting to be free, wanting to keep it, wanting to be free, wanting to hold on. Ma di solito la nostra mente un po' vuole che noi siamo liberi, un po' vuole che rimaniamo nei vecchi modi. So just trying to convince the mind that this is not what I want, when the heart still wants it, is only a little bit effective. E quindi cercare di convincere la mente che non vogliamo questo, quando il cuore è ancora coinvolto, non è molto efficace. The other example that was given was the Indian monk, let's call him. L'altro esempio che abbiamo sentito nella lettura era di quel monaco indiano. And he didn't so much push things away as to recognize and realize that his real joy came from his unity with God. E lui non respingeva, non rifiutava più di tanto le cose, ma soprattutto si concentrava sulla percezione che la sua felicità veniva dalla comunione con Dio. Anandamoy Ma put it this way. Anandamoy Ma lo ha detto in questo modo. The true food of the mind is joy. Il vero cibo della mente è la gioia.
And we will always be hungry until we can feed on that joy. E ci sentiremo sempre affamati finché non potremo nutrirci di questa gioia. And so the spiritual path is to find that joy that will fulfill us. E quindi lo scopo del sentiero spirituale è di trovare questa gioia che ci appagherà. But she also told her disciples that if a person is wanting to achieve wealth or fame or anything outside of himself, Ma lei ha anche detto ai suoi discepoli che se una persona vuole ancora raggiungere il successo, la fama, qualunque cosa al di fuori di sé, she said, don't stop him. This is the only thing he has to eat because he's not yet found the true food of joy. lei ha detto non fermarlo, non impedirglielo, perché questa è l'unica cosa che lui ha come nutrimento, non ha ancora conosciuto e scoperto il nutrimento della gioia. So this gives us the clue of how to leave the ego behind. E quindi questo ci dà l'indicazione di come lasciare dietro di noi l'ego. When we can find our own joy, then we don't want the false glamour of the things of this world. Quando troviamo la nostra vera gioia, allora non vogliamo più il falso allettamento delle gioie del mondo. And when we identify ourselves as the soul, we no longer want to be confined to the ego. E quando scopriamo di essere l'anima, non vogliamo più essere confinati nell'ego. So then obviously the question is, how do we do that? E quindi la domanda è come facciamo questo? I'll give you a kind of rule, a law of how to do it effectively. E voglio darvi una sorta di regola, di legge per farlo in modo efficace. Since your sense of self and consciousness lies within your own nervous system, Poiché il tuo senso del sé, la tua coscienza risiedono nel sistema nervoso, then the more central you are, the more centered in your own self, the more powerful the technique. quindi più tu sei nel tuo centro, quanto più tu sei centrato nel tuo sé, tanto più potenti saranno le tecniche. And so if we're trying to leave behind the ego, we want to be centered in the soul. E quindi se vogliamo lasciarci alle spalle l'ego, dobbiamo essere centrati nell'anima. Master said that our true altar is our central nervous system, Il maestro ha detto che il nostro vero altare è il sistema nervoso centrale. but not only the physical nervous system, also the astral nervous system. E non solo il sistema nervoso fisico, ma quello astrale. And so the more centered we are in that, the more easy it is to leave the ego behind. E più noi siamo centrati in questo, e tanto più facile è lasciarci alle spalle l'ego. So therefore, the most powerful thing we can do is to get centered. E quindi la cosa più potente che possiamo fare è centrarci. And this is what Kriya brings us. E questo è quello che ci porta il Kriya. Not just the technique, but staying inside our center after the practice of the technique. E non solo la tecnica, ma rimanere nel nostro centro anche dopo la tecnica. And then offering ourselves deeply into the light, which is more our true being than our personality. E poi offrirci profondamente nella luce, che è il nostro vero sé più della nostra personalità. So the most important thing is to do your kriyas and stay in the light. Quindi la cosa più importante di tutte è fare i tuoi kriya e rimanere nella luce. But if you could do that for 16 hours a day, the way this Indian monk could do it, then you would be free. E se tu potessi farlo 16 ore al giorno come faceva quel monaco indiano della lettura, allora saresti libero. But I don't have many friends who can stay in deep meditation 16 hours a day. Ma io non ho molti amici che riescono a rimanere in profonda meditazione per 16 ore al giorno. So then what's the next most important thing? E allora qual è la cosa importante successiva? Attunement with the Guru. La sintonia con il Guru. Because if you can truly and sincerely Perché se tu puoi sinceramente e veramente really want to act and feel the way Yogananda feels and acts, veramente agire e sentire come si sente Yogananda quando agisce, quando sente, then that will guide all of your activities and thoughts to the right path.
allora questo guiderà tutte le tue attività, tutti i tuoi pensieri nella direzione giusta. And so first Kriya, second attunement. Quindi prima cosa il Kriya, seconda cosa la sintonia Third is to serve. e la terza cosa è il servizio. Because when we serve, we don't think of ourselves. Perché quando serviamo non pensiamo a noi stessi. And so through service, we gradually cleanse the ego. E quindi attraverso il servizio noi purifichiamo gradualmente l'ego. And it's very important because we can't leave the ego behind until we have become detached from it. E questo è molto importante perché non possiamo lasciare indietro l'ego finché non ci siamo distaccati dall'ego. But service is farther outside our central nervous system than staying in the light of meditation. Il servizio è più fuori dal nostro centro rispetto alla meditazione. Nonetheless, it's very important on the spiritual path. E ciò nonostante è molto importante sul sentiero spirituale. And then the fourth most important thing is to try to keep our mind constantly moving in an upward direction and toward God. E la quarta cosa importante è di cercare di tenere la nostra energia, la nostra mente sempre elevata. And this can be done by chanting, Questo si può fare cantando, by affirmations, con le affermazioni, by repeating a prayer or a mantra, ripetendo una preghiera, un mantra, just to keep the mind occupied in an upward direction, tenendo la mente occupata in una direzione verso l'alto. because this keeps the mind from wandering and getting into mischief. Perché questo fa sì che la mente non vaghi e non si metta nei guai. There was a meditation teacher who described it this way, E un insegnante di meditazione l'ha descritto in questo modo. that when an elephant, in India, when a mahout or the elephant driver is driving an elephant through a marketplace, E quando un guidatore di elefanti seduto sull'elefante sta conducendo l'elefante attraverso un mercato, the elephant, being big and strong, just grabs whatever he wants with his trunk, bananas and oranges and whatever. poiché l'elefante è così grosso, così potente, con la sua proboscide afferra qualunque cosa gli piaccia, le banane, le arance e così And via. so the mahout gives him a little piece of bamboo for him to hold up high. E quindi il guidatore, il conducente, gli dà un pezzo di bambù da tenere nella proboscide in And so alto. by holding that up high, his trunk doesn't get into mischief. Quindi tenendo quello in alto con la proboscide non può fare nient'altro, non si può mettere nei guai. Our trunk is our mind. E la nostra proboscide è la mente. And so give it something to hold on to. Quindi dalle qualcosa alla quale si possa aggrappare. And then finally, be with other people who are also trying to achieve liberation. E come ultima cosa, frequenta altre persone che cercano anch'esse la liberazione. So I'll sum it all up for you. Quindi per riassumere per voi, 1, do your Kriya and stay in the light. 1. Fai il Kriya e rimani nella luce. When you can't do that, be attuned to Master. Quando non puoi fare questo, sintonizzati con il maestro. When you can't do that, serve. Quando non puoi fare quello, servi. When you're not doing that, keep the mind occupied Quando non riesci a fare quello, tieni occupata la mente. and stay in touch with your friends who are trying to achieve enlightenment. E rimani in contatto con i tuoi amici che stanno cercando l'illuminazione. And if you do that, you'll leave your car at the bottom of the hill and climb up the mountain. E se lo farai, lascerai la macchina alla base della collina e ti arrampicherai verso la cima. Buon domenica a tutti. So, I will continue on this theme that Jyotish began. Continuerò questo stesso argomento che ha iniziato Jyotish. But first, I also want to say it is with sadness that our days here draw to a close. Ma voglio prima dire che è con tristezza che si avvicina il momento della nostra partenza. There is such a beautiful
spiritual family here. C'è una famiglia spirituale così bella qui. And you are all very fortunate to be a part of this. E voi siete tutti molto fortunati di essere parte di questo. I was very happy the other day. I was walking along the road. Thank you. E ero molto felice l'altro giorno, stavo camminando per strada. I was walking along the road and one of the guests came up to me and said, "Oh, do you live here?" Stavo camminando per strada e uno degli ospiti mi si è avvicinato e mi ha detto: "Ah, ma tu vivi qui?" And it made me happy because I felt like my little self-definition was melting into being an Italian. E mi ha reso felice perché mi sono resa conto che la mia definizione di me stessa si stava fondendo nell'essere un'italiana. So when we talk of the subject, is the ego friend or foe? It's really not a true question. Quindi quando ci chiediamo se l'ego sia un amico o nemico, in realtà questa non è la vera domanda. Because even though for many lifetimes we have identified with different bodies and personalities, Perché anche se per moltissime vite noi ci siamo identificati con diversi corpi e diverse personalità, ultimately the ego is not even real. alla fine l'ego non è neppure reale. When we use Swami's definition of the ego as a bundle of self-definitions, Quando usiamo la definizione di Swami, cioè che l'ego è solo un mucchio di autodefinizioni, what is a bundle? che cos'è un mucchio, un fardello? Think of if you're going shopping and you have a big sack Pensa se vai a fare la spesa, hai un grande sacco, una borsa and you della put spesa. in fruit and verdure e latte. E ci metti dentro frutta, verdura, latte. But when you take those things out, there is no bundle. Ma quando togli queste cose non c'è più un mucchio di roba, It is empty. è vuoto. And so what I want to share with you is the thought E quindi vorrei condividere con voi il pensiero that as long as we are very strongly identified with this unsubstantial bundle, che finché noi continuiamo a essere fortemente identificati con questo fardello, questo mucchio che è privo di sostanza, there is always a sense of anxiety ci sarà sempre un senso di ansia, because we know we are on some level of our consciousness. It is just a costume we are wearing. perché a un certo livello della nostra coscienza noi sappiamo che è solo un costume che abbiamo indossato. Just as little children dress up in costumes Così come i bambini si mettono a volte i costumi, le maschere, and they put on a mask, la maschera. and it's very fun for a little while. E per un po' è molto divertente. But then there comes a time where you want to take off the costume and the mask and just be yourself. Ma poi arriva un momento in cui tu ti vuoi togliere il costume, togliere la maschera ed essere te stesso. I remember the very first day that I came to Ananda Village in America. Mi ricordo proprio il primo giorno in cui sono arrivata ad Ananda Village in America. This was in 1969, Era il 1969. and I was quite young. I was 22 years old. Ero molto giovane, avevo 22 anni. So you can do the math, Adesso- figure out how old I am now. Adesso potete fare i calcoli per scoprire quanti anni ho. But I remember the first thought that I had. Ma mi ricordo il primo pensiero che ho avuto. There was a deep sigh of relief. C'è stato un profondo respiro, un sospiro di sollievo. And I thought, I don't have to put up any false images anymore. E ho pensato, non devo più assumere qualche immagine falsa. I Da can adesso in just be poi. myself. Posso essere semplicemente me And stessa. people can take it or leave it. E alle persone questo può piacere o non piacere, non And it importa. was such a tremendous relief. Ed è stato un sollievo enorme. And then the years go by and the ego tries to
hold on to the territory. E poi gli anni passano e l'ego cerca di tenersi aggrappato a un certo territorio. Don't forget about me. Non dimenticarti di me. It's so important who I am. È molto importante ciò che io sono. But one comes to understand that the reason we defend the ego is because we know it isn't really who we are. Ma dobbiamo comprendere che il motivo per cui difendiamo l'ego è perché in realtà sappiamo che non è ciò che veramente siamo. And it frightens us. E questo ci spaventa. If I let go of all my definitions, Se lascio andare tutte le mie definizioni, then who am I? allora chi sono? And so we can think of this insubstantial bundle of self-definitions E quindi possiamo pensare a questo mucchio di autodefinizioni privo di sostanza, as a little fort that we have built. come un piccolo fortino che abbiamo costruito. And we protect it by walls, concentric walls, one around the other. E lo proteggiamo con delle mura concentriche, una all'esterno dell'altra. What do people think of me? That's very important. Che cosa pensano gli altri di me? Questo è molto importante. Is my job secure? That is very important. Il mio lavoro è sicuro? Questo è molto importante. What if my children embarrass me? That is very important. E se i miei figli mi imbarazzano? Questo è molto importante. What if they get a tattoo or wear funny clothes? Cosa succede se si fanno un tatuaggio, se si vestono in modo strano? But none of these are who we are. Ma nulla di tutto questo è ciò che noi siamo. And one by one we have to let those walls fall down. E uno per uno dobbiamo lasciare che quelle mura, quei muri cadano. This takes courage. E questo richiede coraggio. But with the points Jyotish was mentioning, these are the steps that allow us to have the courage to stop defending the ego. Ma con tutto quello che Jyotish ci ha detto, questo ci serve per fare i passi necessari, un po' alla volta, per smettere di difendere l'ego. And it's a very beautiful process. Ed è un processo molto bello. You know, there's an expression in English, I think it's probably universal. C'è un'espressione in inglese, penso che sia universale. If someone says something a little bit rude to you, Se qualcuno ti dice qualcosa di un po' maleducato, and then they say, but don't take it so personally. e poi aggiunge, ma non prendertela in modo personale. Well, with God, it's the other way around. Con Dio è l'opposto. We want to make it more and more personal. Noi vogliamo renderlo sempre più personale. Because it's only in that deep personal relationship with God that we have the confidence to stop defending the ego. Perché è solo in questo profondo rapporto personale con Dio che possiamo acquisire la fiducia per smettere di difendere l'ego. There's a very beautiful movie, Italian movie, maybe some of you have seen it, called Moscati. C'è un bellissimo film italiano, forse qualcuno di voi l'ha visto, si chiama Giuseppe Moscati. It was made by a good friend and a fellow disciple, Giacomo Campiati. È stato realizzato da un nostro caro amico e anche compagno discepolo di Sentiero, si chiama Giacomo Campiotti. But if you look at the story more deeply, you see that it's everyone's story. Ma se guardi un po' attentamente questa storia, ti rendi conto che è la storia di ognuno. Because when Giuseppe Moscati begins as a young student, he has very nice clothes, has a nice home that was his family's, and is a medical student. Perché Giuseppe Moscati comincia la sua storia come studente di medicina, molto elegante, viene da una buona famiglia, tutto molto bello. And these are his bundle of self-definitions. E questo è il suo mucchietto di autodefinizioni. But then when he begins serving and sees the suffering of others, something begins to change. Ma poi quando lui comincia a servire gli altri, vede la loro sofferenza, qualcosa comincia a cambiare. And he has
a great passion to help others. E lui ha proprio una grande passione che lo spinge ad aiutare gli altri. And the others in the medical field don't have his same dedication. E gli altri nel campo medico non hanno la stessa dedizione. They're threatened by him. E si sentono minacciati da lui. So they try to block his efforts. E quindi cercano di fermarlo. But they say, no, we only spend 10 minutes with each patient. E dicono, noi trascorriamo solo 10 minuti con i And he pazienti. said, but they need our love. They need to feel someone cares about them. Ma lui dice, ma loro hanno bisogno di sentire il vostro amore, di sentire che qualcuno ha a cuore la loro salute. And so it is when we first begin the spiritual journey, we come with definitions of ourself. E così è quando noi cominciamo il sentiero spirituale, noi arriviamo con delle definizioni su noi stessi. But then we begin to be wrapped up in the search for God. Ma poi cominciamo a lasciarci avvolgere da questa ricerca per Dio And we want to dedicate ourselves to it. e vogliamo dedicarci ad essa. And people don't like that so much. E alle persone questo non piace tanto. And maybe our family says, oh, you don't need to be so serious about all this spiritual stuff. E forse la nostra famiglia comincia a dire, ma non serve che tu prenda così seriamente questa ricerca And spirituale. maybe they try to block us. Forse cercano di ostacolarci. But then what Giuseppe Moscati did, the more he served, the barriers of the ego began to go down. Ma poi, come è successo a Giuseppe Moscati, più lui ha servito gli altri, più le barriere dell'ego hanno cominciato a sciogliersi. And he was invited to a beautiful party, dinner party, but there was an epidemic of cholera in Naples. And he forgot everything else and just for several days was just serving those people. Lui era stato invitato a una bellissima festa, però a Napoli c'era un'epidemia di colera e lui ha dimenticato tutto per tanti giorni, è rimasto proprio assorto nell'aiutare gli altri. And the friends began to fall away. E gli amici hanno cominciato ad abbandonarlo. And then finally, I thought this was so beautiful. Towards the end of his life, there is a woman, an abandoned woman, dying in the hospital where he served. E poi ho trovato questa scena molto bella. Verso la fine della sua vita c'era una donna abbandonata a morire nell'ospedale dove lui lavorava. And she said, please, I am afraid. I don't want to die in this hospital. E lei gli ha detto, la prego, ho molta paura, non voglio morire in questo ospedale. But she had no home. Ma lei non aveva una casa. So Moscati carried her to his own home. E quindi Moscati l'ha portata proprio in braccio fino a casa sua. Gave her a room there and allowed her to die surrounded with peace and love. E le ha dato una stanza, si è preso cura di lei, le ha permesso di morire circondata dalla pace e dall'amore. But then it went beyond that. Ma poi lui è andato anche oltre. And all the poor people of Napoli began to come to his house. E tutti i poveri di Napoli hanno cominciato ad andare a casa sua. And he treated them. E lui li ha curati. And if he would write a prescription, but then put a lira note inside so they could buy the prescription. E scriveva la ricetta per loro e poi ci metteva dentro una banconota da 1 lira in modo che potessero anche acquistare il medicinale. And finally, he had to sell the furniture, the paintings that had belonged to his family so he could continue to serve. E alla fine ha dovuto cominciare a vendere i mobili, tutti i quadri preziosi che erano appartenuti alla sua famiglia per continuare a servire. And this is what happens in our life. E questo è quello che succede anche nella nostra vita. At first we say, okay, I will go and meditate a little bit. I will go to Sunday satsang once a week. All'inizio diciamo ok, adesso io mediterò, andrò a meditare un pochino, poi andrò al servizio domenicale una volta alla settimana. But then God makes it more and more personal. Ma poi Dio rende il tutto sempre più personale. And we have to take God into our own home. E dobbiamo portare Dio a casa nostra, Into our own hearts. nel nostro cuore. We have to give everything. Dobbiamo dare tutto. I remember
first summer that I was at Ananda, Mi ricordo la prima estate che ho trascorso ad Ananda I heard Swami Kriyananda giving a discourse. e ho sentito Swami Kriyananda tenere un discorso And he said something that was very frightening to me. e lui ha detto qualcosa che mi ha spaventata molto. He said, make no mistake. Lui ha detto non sbagliarti, non credere di sbagliarti. God will ask everything of you. Lui ha detto tipo non credere di poterla fare franca. And I Dio had- ti chiederà ogni cosa. And I had just come to learn how to meditate. E io ero semplicemente arrivata lì per imparare a meditare. I wasn't ready to give everything. Non ero pronta a dare ogni cosa. But God knows how to work with each one of us. Ma Dio sa come lavorare con ognuno di noi. And it's like one by one, He helps us take down the defenses that protect the ego E una dopo l'altra ci aiuta a rimuovere tutte le difese dell'ego, until finally there's nothing left finché alla fine non rimane niente, but the love of God. se non l'amore di Dio. And as Saint Giovanni said, if you want to become everything, desire to become nothing. E come ha detto San Giovanni, se vuoi diventare tutto, desidera di non essere niente. So don't be afraid. Quindi non avere paura. Everything that we empty from the bundle of the ego Tutto quello che svuotiamo dal fardello dell'ego is refilled with the presence of God, viene di nuovo colmato dalla presenza di Dio, with that beautiful joy, da quella bellissima gioia, with the love, dall'amore, with the peace. dalla pace. And then instead of a bundle of self-definitions, E alla fine, invece di un mucchietto di autodefinizioni, we have an ever-expanding sphere avremo una sfera in continua espansione, of God's presence. colma della presenza di Dio. And this is the purpose of all of our lives, E questo è lo scopo di tutte le nostre vite, to know who we really are, di scoprire chi siamo veramente, a little spark of God. una piccola scintilla di Dio.